Manca poco al rilascio del gioco più atteso dalla community degli ultimi 4 anni, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, quello che viene etichettato come il pilastro portante della line-up Nintendo. All'inizio avevo pensato ad una recensione per questo titolo che ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi, ma dato che in questo preciso momento saranno stati rilasciati centinaia di video identici, ho deciso di soffermarmi su un aspetto al quale non viene mai dato il peso che merita. Mi riferisco alla vera software house che dobbiamo ringraziare per avere questo titolo fra le nostre mani, ossia Monolith Soft. Senza i talentuosi dipendenti che ne fanno parte, non solo non avremmo mai avuto Zelda Breath of the Wild ed il suo sequel, ma non esisterebbe nemmeno la Nintendo che conosciamo oggi, la quale avrebbe percorso una strada totalmente diversa rispetto a quella intrapresa nell'ultimo decennio. Ebbene, in questo video andremo proprio a ripercorrere la storia di Monolith Soft, dalla fondazione ad opera del genio di Tetsuya Takahashi fino ad arrivare alla creazione di Zelda Tears of the Kingdom. Prima di iniziare vi informo che non saranno presenti spoiler di alcun tipo sulle produzioni analizzate, quindi potete procedere tranquillamente alla visione. Come al solito, se gradite questo genere di contenuti vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Pochi secondi per queste semplici azioni sono super importanti per supportare il canale ed aiutarmi a creare nuovi contenuti sempre di miglior qualità. Sembrerà paradossale, ma la storia comincia da una software house che non ha nulla a che vedere con Nintendo, Square Enix, o come era conosciuta prima del 2003, semplicemente Square. Tra i suoi membri si nascondeva una mente geniale, Tetsuya Takahashi, il quale, assieme a Kaori Tanaka, che diventerà poi sua moglie, lavorava su vari titoli, compresa la serie Final Fantasy. Dopo il rilascio del sesto capitolo, di cui si occupò tra le altre cose dell'intera sequence iniziale, egli sviluppò anche un concept per il sequel, ma venne ritenuto dalla software house troppo dark per far parte della saga. Gli fu tuttavia concesso il permesso di svilupparlo come gioco a parte, quello che nel 1998 sarebbe stato conosciuto come Xenogears. Ebbene sì, il primo titolo Xeno nasceva proprio come un'idea scartata per un Final Fantasy. Dopo il suo rilascio, però, Takahashi era insoddisfatto dell'approccio di Square, che priorizzava le sue serie più famose a discapito delle nuove IP. Fu così che assieme a Hiroshi Sugiura, anch'egli frustrato per la mancanza di libertà creativa nel loro ambiente, decise di fondare una propria software house. Mancava però ancora la scelta di un publisher e nonostante la ricerca inizialmente non aveva riscontrato esiti positivi, alla fine Namco, che sarebbe stata conosciuta successivamente come Bandai Namco, decise di investire nel progetto. Il suo fondatore, Masaya Nakamura, condivideva infatti molti degli ideali ed obiettivi di Takahashi e con il suo supporto nasceva finalmente Monolith Soft. Il primo gioco ufficiale ad opera di Monolith Soft fu Xenosaga Episodio 1, un RPG rilasciato per PlayStation 2 nel 2002, successore spirituale di Xenogears. Ed è curioso notare come il cambiamento di una singola variabile nello spazio-tempo può stravolgere completamente un mondo intero. Se Tetsuya Takahashi non avesse mai lasciato Square Enix ed avesse continuato a lasciarsi trascinare dalla corrente della passività, non solo la serie Xeno sarebbe morta per sempre, ma avrebbe avuto ripercussioni sull'intero mondo videoludico. Monolith Soft non sarebbe mai stata fondata, Nintendo senza il suo aiuto non avrebbe mai prodotto le sue IP di punta, io non avrei mai aperto il canale e voi stessi non stareste guardando questo video in questo esatto momento. Forse sarà una mia lettura troppo profonda delle produzioni, ma è esattamente questo che vedo nei giochi Xeno. Non solo delle storie spettacolari, non solo una riproposizione della filosofia di Friedrich Nietzsche, ma la trasposizione della vita di Takahashi e dei suoi insegnamenti per tutte le persone in difficoltà. Nella vita è troppo facile arrendersi ed essere trascinati dall'eterna corrente dello scorrere del fato, ma è solo grazie alla volontà di potenza, alla rinuncia dei beni temporanei, all'accettazione del rischio che si può cambiare la propria vita e l'intero mondo. Non a caso, questo sarà il tema cardine di tutte le successive opere fino ad arrivare al recentissimo Xenoblade 3.
Furono numerosi i titoli sviluppati sotto Bandai Namco. In collaborazione con Tricrescendo, Monolith Soft ha prodotto Baten Kaitos Eternal Wings and Lost Ocean e Baten Kaitos Origins per GameCube, che hanno ricevuto di recente anche delle remaster in HD per Nintendo Switch. Degno di nota è anche Namco Cross Capcom, un RPG tattico crossover tra le serie delle due compagnie nel titolo, proposto proprio da Monolith Soft per celebrare il 50° anniversario dell'azienda. Infine, in questo periodo sono stati anche prodotti, oltre ad un adattamento anime ed uno spin-off per cellulare, anche gli ultimi 2 capitoli della Xenosaga, che, piccola curiosità, in origine doveva essere un'esalogia, ossia una serie composta da ben 6 titoli. Poi nel 2006, tramite la fusione di Bandai e la nascita di Bandai Namco, avvenne un cambio radicale nell'approccio della software house. Monolith Soft avvertì subito dei limiti imposti sulla libertà creativa dovuta al fatto che la compagnia non era disposta a correre rischi realizzando prodotti che non avessero avuto un ampio target di riferimento. Dopo tutti gli sforzi compiuti per separarsi da Square, che non permetteva di esprimere al massimo la potenzialità dei dipendenti, Takahashi rischiava di tornare al punto di partenza. Ed è qui che intervenne Nintendo, che offrì la libertà creativa di cui la software house aveva bisogno in cambio dell'esclusività dei suoi prodotti sulle piattaforme della casa di Kyoto. Nintendo acquisì la maggioranza delle azioni da Bandai Namco e da quel momento iniziò il periodo di ascesa di Monolith Soft. La prima produzione dopo l'acquisizione da parte della grande N fu Soma Bringer, un action RPG rilasciato per Nintendo DS nel 2008 che presentava molti parallelismi con la Xenosaga a causa del coinvolgimento diretto nel progetto di Takahashi e sua moglie. Ed è proprio in questo periodo, esattamente nel 2006, che egli ebbe il colpo di genio, creare un gioco con 2 civiltà rivali che vivono sui corpi dormienti di 2 giganti divinità nemiche. Lo sviluppo di tale progetto, che coinvolse anche Kojima, lo scrittore dello scenario di Baten Kaitos, fu tutt'altro che semplice. Takahashi voleva riscattarsi per lo scarso successo, a mio avviso ingiustificato, della Xenosaga ed abbandonò l'approccio puramente narrativo a favore di un'opera basata maggiormente su gameplay e soprattutto con rilascio internazionale. Essendo la produzione enorme, i problemi furono numerosi ed il director fu più volte costretto a tagliare alcuni concept, ma alla fine Nintendo accettò di supportarlo in tutto e per tutto. Il titolo originario era Monado Beginning of the World, ma Iwata decise di cambiarlo in onore delle precedenti creazioni di Takahashi, Xenogears e la trilogia della Xenosaga. Quel gioco passerà alla storia con il nome di Xenoblade. Rilasciato in Giappone nel 2010 su Nintendo Wii, in Occidente arriverà solo un anno più tardi con l'aggiunta del suffisso Chronicles a fianco al nome. Situazione ben diversa in Nord America, dove nacque una campagna nota come Operation Rainfall, finalizzata nel promuovere il rilascio dei giochi non disponibili nella regione, in particolare The Last Story, Pandora's Tower ed appunto Xenoblade. L'operazione andò a buon fine e l'ultimo titolo di Monolith Soft arrivò anche in Nord America nel 2012. Xenoblade Chronicles rivoluzionò il mondo degli RPG introducendo delle battaglie a turni in tempo reale, dove non si doveva attendere passivamente il turno nemico, bensì la ricarica delle proprie tecniche, il che si traduceva in una scelta molto più meticolosa del momento di utilizzo delle mosse, nonché della posizione, dato che molte di esse infliggevano danni maggiori se disposti di fronte, di lato o alle spalle dell'avversario. Oltre il suo curatissimo combat system, l'opera offriva dei vastissimi territori da esplorare ed, aspetto più importante, ereditava dai precedenti giochi Xeno la forte componente narrativa. Il tempo della Wii si concluse e con la nuova console sul mercato, la tanto incompresa Wii U, Monolith Soft sfornò nel 2015 Xenoblade Cross, il primo vero open world di casa Nintendo, un capolavoro senza rivali, considerando che Breath of the Wild sarebbe nato ben 2 anni più tardi. Infine, nel 2017, il talento di soli 40 sviluppatori ha dato origine al capolavoro dei capolavori, Xenoblade Chronicles 2, pensato per l'allora nuova Nintendo Switch. Un gioco con il combat system più raffinato e sofisticato fra tutti i JRPG esistenti, una storia che affonda le sue radici in eventi religiosi e viene condita da perle filosofiche come solo Takashi sa fare, ed una colonna sonora di un livello irraggiungibile. Per me è stato questo l'apice in assoluto toccato da Monolith Soft.
Ma la storia di Xenoblade non si limita solo ai primi due capitoli, infatti nel 2014 è approdato su Super Smash Bros. For 3DS e Wii U Shulk, il protagonista del primo episodio. Il suo ingresso fu un evento molto importante per i fan, in quanto a differenza di Super Mario, dove il personaggio principale è l'idraulico baffuto, di The Legend of Zelda, rappresentato da Link, o Kirby con la palletta rosa, l'intera saga Xeno non ha mai avuto una vera e propria mascotte. Dopo la sua inclusione in Smash, Shulk è passato da protagonista a simbolo di Xenoblade, almeno fino al 2021, quando dopo un annuncio totalmente a sorpresa giunsero nel picchiaduro anche Pyra e Mitra, le due Gladius principali del secondo capitolo. In questi 7 anni però ci furono parecchie novità, il porting del primo episodio come prima esclusiva per la New Nintendo 3DS, il DLC Torna the Golden Country, prequel di Xenoblade 2 e la Definitive Edition, che oltre ad essere una remaster del primo capitolo comprendeva anche una storia inedita che gettava le basi per l'imminente episodio conclusivo della trilogia. Come accennato all'inizio, a Monolith Soft non si devono solo i meriti della serie Xeno, ma quasi tutti i titoli di punta Nintendo. Infatti, la Software House è costituita da varie sezioni, come quella di Tokyo, dove risiede il team di sviluppo, e quella di Kyoto, responsabile della parte artistica e grafica. È grazie al loro supporto che sono nati il secondo e terzo capitolo di Splatoon, Pikmin 3, i vari episodi della serie di Smash Bros. Con Brawl ed Ultimate, di Animal Crossing con New Leaf e New Horizons e di The Legend of Zelda con Skyward Sword, Breath of the Wild e l'attesissimo Tears of the Kingdom. Il 29 luglio 2022, dopo quasi 4 anni dall'ultimo gioco, approda su Nintendo Switch anche l'ultimo capitolo della trilogia di Xenoblade. Il cambiamento dei primi due risulta piuttosto evidente non solo lato character design, ma soprattutto nell'approccio narrativo. Mentre nei precedenti episodi la filosofia di Niche sullo scorrere del fato e l'eterno ritorno era limitata alla lore ed esplorabile solo dai giocatori che analizzavano dettagliatamente linee di dialogo ed elementi ambientali, in Xenoblade 3 è evidente fin dall'inizio. La vita degli abitanti limitata a 10 anni, il ritorno ed il controllo dei Mebius sugli abitanti, il tutto si traduce in una critica senza filtri agli orrori delle guerre, tanto sociali quanto politiche, rimarcando la preziosità della vita e il come spendere al meglio il nostro tempo. Quest'ultimo capitolo, insomma, rappresenta il culmine di tutto quello che Takahashi voleva inserire nel solco tracciato dalla serie Xeno. A breve arriverà anche il DLC conclusivo che chiuderà ufficialmente questa ineguagliabile trilogia di capolavori e al contempo sarà il punto di riferimento che Takahashi utilizzerà per creare la sua nuova IP, di cui si parla già da molto tempo e che sono convinto sarà talmente rivoluzionaria da segnare un prima ed un dopo nell'intero mondo dei videogiochi. Non sappiamo ancora se nel futuro di Nintendo ci sarà una versione Pro di Switch o una console next gen, ma una cosa è certa, nella sua line-up sarà presente una nuova trilogia di giochi Xeno, ed io non vedo l'ora che arrivi quel giorno. Arriviamo così allo sviluppo di Zelda Tears of the Kingdom, il titolo sul quale Nintendo ha investito tutto, ma che va ricordato essere nato grazie all'enorme aiuto ricevuto da Monolith Soft, ormai esperta quando si tratta di open world. Questo secondo capitolo prende la libertà esplorativa fornita da Breath of the Wild e la fonde con una libertà sul versante gameplay, consentendoci di creare armi, strumenti o qualsiasi altra cosa vorremmo, dando origine ad una perla che non può essere trovata su nessun'altra console. Questa era solo la punta dell'iceberg della storia della Software House creata da Takahashi e sarà super interessante vedere come si evolveranno i rapporti con Nintendo nei prossimi anni. Se avete altri temi in mente che vi piacerebbe venissero trattati, siete liberi di scriverli qui sotto nei commenti. Io vi ricordo che per non perdervi le prossime retrospettive e notizie sul mondo della grande N potete seguirmi su tutti i miei social di cui trovate i link in descrizione. Se gradite questo tipo di contenuti, con l'affiliazione Amazon potete supportarmi anche tramite il canale Telegram sulle migliori offerte dei videogiochi che trovate linkato sempre nel primo commento. In sovrimpressione potete vedere altri miei video come la recensione di Xenoblade 3, la timeline e la lore di tutta la saga. Per oggi era tutto, ciao e buon gaming a tutti!